E niente, stesso posto dove 1 anno e 1 mese e mezzo fa sono arrivato. Dopo il viaggio in Vietnam sono tornato in Australia Così lasciamo Ho Chi Minh. con una mentalità diversa. C'è Mark che mi aspetta di là in strada. Andiamo a prendere il van. Si torna alla, tra virgolette, normalità dell'anno scorso. Volevo dargli una seconda chance. Volevo vivermela meglio. Niente più depressione da sogni infranti, ma pragmatismo. Ero carico e avevo voglia di mettermi in gioco, di lavorare e di godermi di più questo paese. Go, go. How's your holiday, alright? You good? Very good. Trovo subito un lavoretto in un cantiere a Melbourne, ma non è niente di che e vorrei finire il prima possibile i 6 mesi di lavori regionali per ottenere subito il terzo anno di visto. Passa un mese e trovo un annuncio. Leggo AI e penso subito: minchia, intelligenza artificiale? Guarda che story. Arrivo a Sant'Arnaud e scopro che AI sta per Artificial Insemination. Praticamente con una squadra di altri scappati di casa dovevamo fecondare tacchini. Poteva andarci peggio, saremmo potuti finire nel team che faceva le pugnette ai maschietti. Un lavoro semplice e ripetitivo che richiede molta pazienza, soprattutto quando i tacchini sono indisposti. Ha fatto il primo giorno qua ai tacchini. Già mi sembra un po' una palla, però vabbè, intanto almeno facciamo qualcosa. Cosa dice lui? Un po' ripetitivo, in realtà. Un po' ripetitivo, no? Un po' stancante. Vediamo quanto duriamo. Esatto. Sveglia alle 4 del mattino, con il freddo dell'inverno che ti entra nelle ossa. Cioè, sono le 7:30 di mattina, che oggi iniziamo più tardi. È ghiacciato. Ma in quel gelo ho trovato un calore umano che difficilmente trovi nelle grandi città. Coglione. C'erano altri ragazzi con cui condividere qualche serata al pub e molte serate attorno al fuoco. Insomma, ho iniziato a lavorare nella fattoria dei tacchini e ci sono questi altri 2 scappati di casa che viviamo qui. Siccome ci serve un tavolo e una panchina, ho trovato dei bancari per strada e ora stiamo costruendo. Luna, una ragazza tostissima, Hai trovato qualcosa? No, Un cazzo. un cazzo. Andiamo a Bunnings. che si è costruita il suo van da sola. Ah belli, guarda che roba. Vada che roba. Guarda che van. Mi ha dato la spinta per iniziare a rifare il mio. Facciamo sto van e rifacciamolo. E basta tu. Dai, ti pago una pizza dopo. E si è guadagnata il titolo di regina del campo. The queen is coming. L'umile suddito invece era Sydney, aspirante DJ inglese. Questo è tipo un viaggio di famiglia. Avevamo solo 2 ore di luce dopo il lavoro, prima che calassero il buio e il freddo. Here to warm me with the mates. Keep shaking. Figa. Facevamo la doccia in farm e ci aiutavamo a vicenda. Bella la La fuck life. fuck life. Sì, la fuck life. Bella la van life, stiamo qua gratis a sbaffo. Sì. Ma noi tanto per migliorare ci basta poco, no? Certo, la pizza. Andiamo a prendere una pizza? Sì. Portiamo il piccolo Sydney a prendere una pizza. Sydney! Mamma mia. Pizza time! Accendevamo il fuoco solo nel weekend per non mancare la sveglia. E il resto del tempo lo passavo chiuso nel van, sotto 3 coperte, a sognare il caldo. Ma ero felice. O almeno, non ero solo. Oh my god. Dopo 2 mesi l'atmosfera cambia. Quasi tutti se ne vanno. Guarda qua sei, non te ne va. Via, fuori da casa. E trovo un altro lavoro in una farm di polli in New South Wales. Fuck off. Fuck l'Oteo. I'm out of here. Fuck off. This is the freedom. You see the freedom? Over there. 1200 chilometri fino a Tamworth.
Convinto di iniziare a lavorare subito e di trovare caldo. E invece l'inculata. La mattina ghiacciava ancora. Sì, aeroporto qua. Un bordello, mamma mia, un freddo, un casino, oh, vaffanculo. E 3 settimane di attesa senza fare un soldo. Così mi sono piazzato in un'area sosta di fianco all'autostrada e all'aeroporto. Giorno e notte tra il rumore dei camion e degli aerei. Senza sosta a lavorare al van. Mi diverte, mi appassiona fare ste cose. E anche fa questo, mi sto facendo il culo. Però mi sta rilassando un casino. E soprattutto può viverci dentro. Quando ogni cosa ha il suo posto. Sai dov'è. E... oh, mamma mia, ma... ti svolta completamente. Ero carico e con la voglia di fare. 3 settimane di pacchia, o meglio, farò i lavori miei. Riniziamo coi polli. Sono qua davanti già da 10 minuti che cerco perché è chiuso, non arriva nessuno e ci vuole il codice. Ho cercato tutti i PDF, cose che mi hanno mandato, niente codice. Ho chiamato, ha detto dovrebbe essere aperto, non ci dovrebbe essere codice qui. Cioè, so qua è chiuso, se no non ti chiamavo. Mannaggia miseria. Iniziamo bene, iniziamo. Ma oltre allo spreco e al menefreghismo, mi sentivo come quei poveri polli. 8 ore che sono qui, ho lavorato penso mezz'ora. Che si parla, oh. Mamma mia. Faccio un post su Facebook, cerco compagni di viaggio. Dopo un mese passato a vivere qua, basta, ultima notte, domani affanculo polli, affanculo Tamworth, affanculo freddo, si va verso nord. Ragazzi, siamo arrivati a Surfer Paradise, a Gold Coast, mi ha raccattato la prima scappata di casa e ora andiamo a raccattare la seconda e si sale verso il nord. Allora, piccolo aggiornamento, abbiamo superato Brisbane, abbiamo tirato su Peppina numero 2, che sta laggiù, la giappo brasiliana. Poi poco fa abbiamo raccattato pure la quarta. C'ha la sua macchina, meno male, non so più dove metterle queste ragazze qua. Viaggiare con loro è stato incredibile. Mi ha ricordato che il viaggio è fatto di persone, non solo di chilometri. Ma la East Coast non lo so, tutti ne parlano come il paradiso in terra. Questa è la Miami della situation. A Miami Vice, Miami Vice. mica palazzoni. Ma a me sembrava un enorme villaggio turistico, dove tutto è a pagamento. Abbiamo pure preso una multa per campeggio illegale. Ma banda, che cazzo hai combinato? What the fuck you do? Ma la natura e soprattutto la compagnia hanno reso questo viaggio memorabile. Abbiamo appena visto le balene. Intravisto, sono distanti però, figata. E anche tutti i pasti, visto che alle ragazze piaceva cucinare. Con gazebo, pendole, cose, spegnatare. Una colazione. Minchia, fa colazione po'. Siamo arrivati a Keynes proprio quando il caldo era diventato insopportabile. Aia, pizza! Purtroppo siamo arrivati al capolinea. What's happened? We have the rainbow back. We have the rainbow back. Ed è giunta l'ora dell'ennesimo addio. A Keynes trovo lavoro nei cantieri. La paga era pure buona, ma da lì a poco sarebbe arrivata la stagione delle piogge e non mi davano nessuna garanzia di poter continuare a lavorare. Dopo 2 settimane trovo altro e torno indietro, a Rockhampton. Insomma, primo giorno all'agenzia qua di noleggi macchine. Oh, non è male. Ehi, cazzo te sono, mannaggia. E invece... Vediamo, intanto sembra buono. Poi semmai ci licenziamo e cambiamo, non è che c'è problema. Povero illuso. Comunque mi sono trovato in mezzo a tutti australiani. La metà delle volte non capivo niente, ma quando li capivo erano divertenti. Alla fine anche qua c'era l'inculata, paga minima e ti facevano correre parecchio, soprattutto per gli standard australiani. Mi sono rotto il cazzo.
e tra una settimana andiamo in Italia. Così. Adesso in Australia funziona così: ci lasci una cassa di birra e ti tiene il furgone ed è felice. Yeah, thank you very much, man. No worries, thank you, Appreciate man. it. It's a pleasure to have you here, man. Always fun. Thank you, man. Enjoy your box of beer. Oh, I love my box of beer. I can't wait. Oh, good. Siamo a casa. Yeah. E così all'improvviso decido di tornarmene a casa, dopo quasi 2 anni. Signori, ci siamo a Milano. Ma usciamo. Inghia finalmente. Ciao! Guardi che profumato. Per l'occasione. Alla salute, a Gianluca che è dall'altra parte, a Matteo che sei qua, grazie. E alla signora. Basta chiamarmi signora! Vediamo se riusciamo a partire con questo trabicolo qua su a Berlino. Mamma Lost ha da poco preso un vecchio camper. E bisognava inaugurarlo. poco di salato. Vai! Taglio so. Forse anche sistemarlo, visto che ci ha fatto qualche scherzetto. Come l'olio Scontex. Piano piano, agli 80 all'ora, abbiamo attraversato mezza Europa. Benvenuti a Berlino! Palazzo del Reichstag. Cosa dire? Sì, ma tipo tu potevi camminare qua? Penso di sì, Tu potevi toccarlo? penso di sì. Possiamo fare continuamente foto e video? Ah! E dopo Berlino, Insomma. Dai che andiamo. Stiamo arrivando alla nostra zona. Siamo già fatti per il primo passivo. Cosa faccio? Amsterdam was the richest city in the world. The Herengracht Ti piace? Sì, mi piace. Hai finito di cagare il cazzo. tornato a casa, non potevo stare fermo. Così ho preso la moto di Mamma Lost e sono sceso lungo lo stivale, ritrovando vecchi amici. Fino in Calabria. Siamo in Sila, ragazzi. Mamma mia, che ricordi. Bellissimo. Volevo un ricordo indelebile di questi momenti. Segni di guerra. Zio Mascio. È un bel taglio, eh? E passare una bella giornata con nonna all'ospedale di Crotone. Avresti fatto meglio tu. Sì. Comunque, missione riuscita. Dopo essere tornato a casa, aver sistemato gli occhiali, bevuto non so quanti sprizzetti Beato sì. Io caro. e tolto i punti, Ciao. sono pronto per tornare. Fuia, prima che si ripeta. E quando arrivo trovo l'inferno. Sto morendo dal caldo. Zio boia, c'è un'umidità qua che... L'estate vera. Torno anche a lavare macchine. Mi mandano in trasferta qualche giorno, proprio quando c'è un uragano di mezzo. Cioè, non si vede, ma lì c'è la macchina della collega che devo seguire. E poi spediscono me e un collega a Keynes, Where we are going? Keynes? Oh my god. in aereo, per recuperare delle auto. La cosa bella è che oggi è sabato e quindi paga un po' di più. E domani è domenica e paga ancora di più. Povero illuso, alla fine non ci voleva pagare. E quando chiediamo spiegazioni alla titolare, esplode con insulti e minacce. Che io non sono stato aggressivo né niente, ti ho solo chiesto cosa sta succedendo. L'ansia dei giorni del visto mi mangiava vivo. Mi servono 38 ore a settimana per almeno 2 mesi e non sono sicuro che Mom me li dà, perché questi sono proprio figli di puttana sono. Dopo il turno mi squagliavo dentro il van o scappavo nel centro commerciale per l'aria condizionata. Vivevo in un parcheggio in centro, senza un filo d'ombra e pieno di tossici. L'unica luce? Yating. Con lei ho condiviso un Natale diverso. 2 giorni in un parco naturale che mi hanno ridato un po' di ossigeno. Lo vedete questo bellissimo sorriso? È il sorriso di chi se ne va a fanculo dall'altra parte a lavorare. Comunque salutiamo a Peppina e
ci dispiace. What is Peppina? Peppina. E finisco a Milmerran, in una farm di polli. Un posto isolato, lontano da tutto, ma almeno avevo una stanza tutta mia, con il clima in una casa condivisa. Hi guys, welcome in our house. Il lavoro era un po' solitario e monotono. Guarda te che cazzo devo fare per 4 soldi io. Vabbè dai, poteva andare peggio. Sì, poteva andare peggio, ma anche qua tutto un po' la cazzo di cane. E la paga sempre al minimo. T'ha da mettere addosso tutta sta roba che fa un caldo boia, bicicletta di merda che fa fatica a pedalare. Sicurezza e poi o va a manco i freni, ma dai, ma fa in culo. Qua in Australia tante leggi, tante cose, sicurezza, pure per strada, no? La macchina deve essere proprio sicura al massimo, però poi fa... Minchia, ho sbagliato strada, no, zio boh. Vabbè, se sto qua a elencarvi tutto diventa una serie. Alright, see you in the next episode. Dopo 2 mesi ho raggiunto il numero magico. E ho ottenuto il terzo e ultimo anno di visto. Ora che sono libero di fare qualsiasi lavoro, decido di attraversare il paese e Mindy si unisce all'avventura. Are you ready for absolutely nothing? Yeah, I'm so excited. Yeah, amazing. Lungo il cammino abbiamo alcune missioni da compiere e la prima si trova a Adelaide. Mindy, welcome in where? Ciao, come on Mindy, South Australia! Fucking hell, here is you! E no, non sono i koala e neanche i canguri, anche se ci siamo vicini. A parte l'arancino, a parte la vista su Adelaide, a parte Mindy Chumin con l'arancino. Hi mate, how you doing? Questo pezzo di gnocco, guardalo. So che mi vuole bene, ma non doveva farmi provare la sua tenerezza. È tornato. Come va? Io non ho parole. Non ha parole. È ancora valida la proposta, ti do il furgone e Mindy. What? No. I prefer this. Mi ha solo confuso le idee. Grazie al suo aiuto passiamo alla prossima missione, che non è trovare il mostro di Loch Ness, ma aiutare un supereroe. Who are you? Super Venetia! Who are you, Catman? I'm Super Venetia! Oh yeah, okay. I'm here to bring you Prosecco. Thank you! How are you? I'm here to help you, to spread happiness around the world. Prosecco. Thank you! It's wine from my land. Give you happiness. Yeah! Wow! Want something to drink and something else fresh? We have the van there. Let's go! Yeah! Un personaggio incredibile che sembra uscito da un film. Sta attraversando tutta l'Australia con una carriola. La missione era portargli qualcosa per dargli la giusta carica e l'energia per continuare. Yeah, that's easy. This is what I was saying. No, it's Tutto questo casino e siamo arrivati solo a metà Australia. Ma arriviamo a quello che mi ha sorpreso di più. A quello che mi ha fatto dire cazzo, ne è valsa la pena. Passiamo per strade che sembrano dipinte. Da una parte il blu profondo dell'oceano, dall'altra il rosa surreale dei laghi salati. Un contrasto che ti manda in tilt il cervello, tra dune di sabbia bianca e una strada che taglia in due colori che non pensavi potessero stare insieme. Ragazzi miei, siamo arrivati nel Nullarbor. Non c'è un cazzo. Ma è quando entri nel Nullarbor che la realtà scivola via. Non c'è letteralmente nulla. Eppure è l'unica parte del viaggio dove mi sono sentito davvero emozionato. Emozionato come quando viaggio in moto. Come quando ero un bambino e sognavo terre lontane davanti a un Atlante.
Quella strada non finisce mai, le scogliere non finiscono mai. È un orizzonte così vasto che ti fa sentire piccolissimo, un puntino perso nel vuoto. Ti guardi intorno e sembra di stare su un altro pianeta. Niente alberi, niente case, solo le roadhouse remote che appaiono come miraggi ogni qualche centinaio di chilometri. È una sensazione strana, ti senti minuscolo di fronte all'infinito. Quello che sognavo da piccolino era proprio questo, trovarmi davanti all'immensità e restare senza parole. Impressionante. Welcome to... Western Australia. Oh, we made it a bit. Still half of the trip to do. Insomma, siamo arrivati in Western Australia. Allora, South Australia, Western Australia. E niente ragazzi, 90 miles straight. 146.6 chilometri dritti. Però le altre non è che avessero tutte ste curve da dire cazzo, mo cambia tutto. Dopo qualche giorno siamo tornati alla civiltà e prendiamo la strada più lunga, quella che percorre la costa, e tra una spiaggia e l'altra raggiungiamo un altro obiettivo. Una bella bracciata. Bella. Siamo praticamente arrivati. Ci manca solo qualche ora prima di arrivare alla meta. Welcome in Perth! We made it, Mindy! High five! Oh, we made it! L'idea iniziale era di rimanere a Perth. Pensavo ci fossero le stesse opportunità delle altre città. E invece scopro che senza patentini non sei nessuno. Che abbiamo finito il corso del primo soccorso. Mo siamo Croce Rossini. E domani facciamo il muletto. E poi vediamo. Ma i lavori che trovo pagano veramente poco. Mentre cerco, mi metto a lavorare al van, ma sento che sto perdendo tempo. Ma minchia parcheggio, oh, scusa, Peppi. Questo io Ma Il mercato dei van a Perth è un disastro. Dovrei cambiare targa, fare revisioni folli. lì devo ancora finire, ho finito la colla e ormai è tramonto. Tutti gli amici che ho qui se ne stanno andando e mi sto stancando di continuare a girare a vuoto. E così prendo una decisione. Ciao Matthew. Torno a Melbourne dove so che ci sono più opportunità. Questa è l'ultima corsa. Metto come destinazione Melbourne e mi ritrovo da solo in mezzo al nulla per 2 giorni. La strada è piena di corrugate e ammirando l'immensa vastità spero che il van mi porti fino alla fine. Dai Peppino, l'ultima battaglia e poi ti diamo qualcuno un po' più tranquillo. Una folle corsa per tornare indietro. 5.000 chilometri e nel mezzo, proprio dove non c'è connessione, Guarda là, chi c'è? Chi è questo qua? ho un appuntamento. Chi è questo? Ah! Oh, allora, siamo in ritardo qui, Questo fiorentino? Di là. Di là? Di là. Grazie. Salve. Buona giornata. Nel punto più epico mi ritrovo con Gianluca, che nel frattempo ha lasciato Adelaide e sta iniziando il suo giro attorno all'Australia. Ma ti pare che uno si potrebbe godere questo? Invece. E quindi diciamo in questo momento del suo viaggio è diventato essenziale fare un portalattino. No, tu me stiamo sistemando la tua e tu mi fai Che ha tirato fuori gli attrezzi si stava te. per Quella è roba. la tenerella. Alla fine non ho fatto niente perché dovevo fare una cosa, dovevo rivettare la targa, ma la rivettatrice Hai aggiustato la rivettatrice controllo. la rivettatrice ha questo problema. Alla fine, fermi non ci sappiamo stare. Poi per fortuna si è fatta sera. E mentre siamo davanti al fuoco, un dingo ci passa a fianco. Un momento di una bellezza unica. Giallo. Sveglia. Giallo. Ah. Buongiorno. Sappiamo tutti e due che questa è la nostra ultima accampata in Australia e probabilmente l'ultima per chissà quanto. C'è un po' di malinconia
ma almeno siamo stati fortunati che le nostre strade si sono incrociate più volte durante questi anni. Questa è stata la miglior tendata, tra virgolette, che abbiamo fatto. Non abbiamo visto balene, delfini né niente, però il dingo basta e avanza, e che non ci ha spranato. Dopo altri 3 giorni passati solo a guidare, arrivo a Melbourne e ricevo un caloroso benvenuto. Ho trovato il problema, forse. Io ho studiato meccanica, ma anche se fosse, penso che questo deve essere fissato da qualche parte. E no, così libero a cazzo. Zio Boy mi si è staccato il motorino d'avviamento. E gli zii, santi zii, I saw the video camera. There you go, right? mi ospitano mentre aggiusto il van. Nel frattempo trovo una camera in affitto e un lavoro nei cantieri, installando recinzioni temporanee. 3 mesi di palestra sotto il sole e la pioggia. C'ho pure le palle puntite. Ogni giorno una sorpresa. In cantiere con Lost. Guardate qua. Tutta sta parete con video e cose. Anche a casa non mi sento mai solo, circondato da junkie e dalla polizia, che ogni tanto viene a trovarmi. Allora, una delle altre avventure che ho trovato stamattina alle 5:30 che andavo a lavorare è questo bellissimo lucchetto nuovo al cancello. Ma zio Boy, per fortuna c'avevo il flessibile, l'ho tagliato, ma non devo capire che cazzo l'ha messo perché L'unica nota negativa? La paga, sempre al minimo. I'm winning, mate. I'm winning. It's man versus fucking concrete hole. E so che posso fare di più. comunque devo cambiare lavoro e qua paga è base e non ne vale la pena. Però intanto bisogna pensare a mangiare e sopravvivere, quindi va bene. Così continuo a inseguire il famigerato denaro. Purtroppo devo cambiare casa perché ho trovato un lavoro a $43 l'ora. Melbourne ti dà le opportunità, ma te le fa sudare. Solo che è dall'altra parte della città e quindi mi devo trasferire. Se non fosse che ho perso 2 mesi tra 1000 ispezioni e colloqui. Praticamente è una fabbrica che fa i pannelli, quelli isolanti per i camion col frigorifero. Notano la mia bravura e mi assegnano un macchinario più complesso. Complesso perché ha 1000 problemi e a nessuno frega niente. Poi mi slogo una caviglia, malissimo, che mi sono portato avanti per mesi perché non volevo e non mi lasciavano perdere neanche un giorno. Dovevo finire il van per metterlo in vendita, ma è un diluvio costante. E poi guarda qua il pavimento. Tutto ciò mentre lavoro nel turno di pomeriggio. La mattina lavorano tutti e la mia vita sociale è a zero. Arrivo al punto di scoppiare di nuovo e mi compro una moto per cercare un po' di gioia. Comunque adesso è uscito il sole e abbiamo una motina, quindi bellissimo. Ma l'euforia dura poco. Ho troppe cose a cui pensare. Il van da vendere, il tour in Vietnam, l'attrezzatura da moto, almeno un lavoro stabile, dai. E invece mi lasciano a casa, così, senza preavviso, per mancanza di lavoro. E ricomincia la solita ricerca. Passo gli ultimi mesi in una fabbrica di pesce, in silenzio con gente che neanche ti parla. Noia, freddo e alienazione. Difficile trovare altro con il visto in scadenza. Così mi arrendo al destino. Ma non tutto il male viene per nuocere. Ora che lavoro con orari normali, conosco Angelo, il vicino. Ah, bullshit! Che fa con bullshit? E in casa arriva Ethan, un altro scappato di casa. Say some bullshit, John. What bullshit I gotta say? Say some bullshit of yours. He said you gotta go, you go back now. When I gonna see you again? Fucking hell. Ah? Tornare a socializzare e avere qualche amico mi fa solo che bene. Pierogi. Pierogi. What's this? Pierogi. And where are the Italian stuff, man? You forget? Now we do the gnocchi after. Nel mentre riesco a vendere il van, non prima di aver fatto esplodere il radiatore e di essere impazzito per fargli la revisione. Settimana se ne va perché oggi l'ho venduto.
Finalmente. E uno stress andato via. Ma ormai manca poco, siamo allo sprint finale. Questa vediamo all'ultimo, mi mancano 6 settimane di Australia. Non vedo l'ora di andarmene. La moto l'ho venduta la notte prima di partire. L'Australia mi è risuonata come un sistema rigido, burocratico, a tratti quasi privo di sensibilità, dove rischi di sentirti solo un numero. Forse mi sono complicato la vita da solo? O forse non l'ho capita fino in fondo? Onestamente non lo so. Questo è naturalmente il mio punto di vista e in ogni caso è stata un'ulteriore esperienza di valore. Mentre mangio l'ultima cena con gli zii, sento un po' di nostalgia. Non per il lavoro, non per i soldi, ma per quelle splendide persone che ho conosciuto. Per quegli animali strani trovati in mezzo al nulla, per i panorami sconfinati e per aver dimostrato a quel ragazzo che 3 anni fa arrivò qua con solo 100 euro uno zainetto che se ci credi davvero puoi fare tutto.